Napoli, venerdì 25 marzo 1938. Ettore Majorana ha 31 anni ed è già professore ordinario di fisica presso l'Università del capoluogo. Vive nella città da diversi mesi, da quando ha accettato la cattedra, ma da allora non ha mai trovato una pensione in cui risiedere. Vive invece in una camera d'albergo presso l'hotel Bologna. Quella sera esce dal suo alloggio e lascia un messaggio per i suoi familiari sulla scrivania della stanza. Ritira il passaporto e 5 stipendi arretrati che fino a quel momento non si era premurato di prendere. Dopodiché acquista un biglietto del traghetto per Palermo. Prima di salpare, imbuca una lettera per un collega dell'università, il professor Antonio Carrelli. Infine, alle 22:30 sale sul piroscafo della Tirrenia e lascia il porto di Napoli. Il piroscafo arriva al porto di Palermo la mattina del 26 marzo. Ettore Majorana scende dall'imbarcazione e spedisce un telegramma al professor Carrelli che cita: «Non allarmarti, segue lettera, Majorana». Poco dopo, Carrelli lo riceve assieme alla lettera. «Caro Carrelli, ho preso una decisione che ormai era inevitabile. Non vi è in essa un solo granello di egoismo, ma mi rendo conto delle noie che la mia improvvisa scomparsa potrà procurare a te e agli studenti. Anche per questo ti prego di perdonarmi, ma soprattutto per aver deluso tutta la fiducia, la sincera amicizia e la simpatia che mi hai dimostrato in questi mesi. Ti prego anche di ricordarmi a coloro che ho imparato a conoscere e ad apprezzare nel tuo istituto, particolarmente a Sciuti, dei quali tu ti conserverò un caro ricordo almeno fino alle 11 di questa sera e probabilmente anche dopo». Majorana prende una stanza all'Hotel Sole di Palermo e scrive una seconda lettera al collega usando la carta intestata dell'albergo. Questa riporta il timbro del capoluogo siciliano. «Caro Carrelli, spero che ti siano arrivati insieme il telegramma e la lettera. Il mare mi ha rifiutato e ritornerò domani all'albergo Bologna, viaggiando forse con questo stesso foglio. Ho però intenzione di rinunziare all'insegnamento. Non mi prendere per una ragazza ibseniana perché il caso è differente. Sono a tua disposizione per ulteriori dettagli». Alle 19 dello stesso giorno, Majorana acquista il biglietto di ritorno e sale a bordo del piroscafo postale diretto a Napoli. Alle 5:45 del 27 marzo, il traghetto arriva a destinazione e i passeggeri sbarcano sul molo. Da quel momento, del giovane fisico scompaiono le tracce. Viene recuperata la lettera ai familiari che Majorana aveva lasciato all'Hotel Bologna. In questa scrive: «Ho un solo desiderio, che non vi vestiate di nero. Se volete inchinarvi all'uso portate pure, ma non per più di 3 giorni, qualche segno di lutto. Dopo ricordatemi, se potete, nei vostri cuori, e perdonatemi». Cominciano le ricerche e la domenica del Corriere pubblica l'annuncio della scomparsa di Majorana nella celebre rubrica «Chi l'ha visto?». Basandosi sulle ultime lettere del fisico, però, le forze dell'ordine credono presto all'ipotesi del gesto estremo e interrompono le ricerche. La famiglia però non accetta questa teoria e raccoglie indizi e testimonianze per ottenere la riapertura del caso. I Majorana contattano Mussolini, anche grazie all'appoggio di Enrico Fermi e Giovanni Gentile, perché Ettore Majorana non è una persona qualsiasi, è un fisico di enorme calibro, tra i pionieri della fisica nucleare in un periodo storico a un passo da enormi rivoluzioni trasversali. È così che il fascicolo sulla sua scomparsa arriva sulla scrivania del prefetto Arturo Bocchini, il capo della polizia, secondo per autorità solo al capo di governo. La Tirrenia riporta che all'arrivo a Napoli, il 27 marzo, il biglietto di Majorana era stato registrato allo sbarco, confermando che il giovane era arrivato a destinazione. Una testimone, inoltre, una suora che conosceva personalmente il professore, riporta di averlo visto aggirarsi per le vie di Napoli nei giorni successivi alla scomparsa. Dopodiché, più nulla. Al prefetto, la famiglia Majorana chiede di estendere le ricerche nei monasteri del sud Italia, ma la giurisdizione di Roma non arriva a tanto. I patti lateranensi, siglati nel 1929, hanno normalizzato le relazioni tra lo Stato italiano e quello pontificio, e un simile intervento è fuori discussione. Seguono indagini private, teorie e ipotesi che a 90 anni dai fatti continuano a far discutere. La scomparsa di Ettore Majorana è e rimane uno dei misteri più profondi dell'ultimo secolo. Ettore Majorana era nato a Catania nel 1906, in una famiglia prestigiosa già al centro della vita pubblica del paese. Il nonno era stato un deputato, ministro e infine senatore del Regno d'Italia e anche grazie a questo i componenti della famiglia avevano potuto ricevere un'istruzione di alto livello. Il padre di Ettore era un ingegnere,
mentre lo zio Quirino aveva intrapreso lo studio della fisica teorica fino a ottenere la cattedra presso l'Università di Bologna. Ettore cresce in questo contesto e molto presto manifesta un'attitudine spiccata per la matematica. Riservato e timido, prosegue il suo percorso di formazione con i mezzi e gli agi che la sua condizione economica gli concede. Frequenta l'istituto gesuita Massimiliano Massimo a Roma e si trasferisce qui con la famiglia nel 1921. Consegue la maturità classica in 4 anni e in un primo momento decide di iscriversi a ingegneria. Presso la facoltà, Ettore conosce Emilio Segre, che arrivato al 4º anno di studi decide di passare alla facoltà di fisica. A convincerlo era stato un incontro con Enrico Fermi, alla ricerca di giovani menti da aggiungere al suo gruppo di ricerca. Segre organizza un incontro tra i due e poco tempo dopo Ettore compie la stessa scelta e passa alla facoltà di fisica. Il gruppo di scienziati attorno a Fermi viene chiamato con il nome della via in cui sorge l'istituto e da quel momento Majorana diventa uno dei ragazzi di via Panisperna. Molto presto, le competenze del giovane catanese diventano impossibili da nascondere. È capace di svolgere con facilità calcoli complessi e ha un talento naturale per la matematica. Anche Fermi si rende presto conto che Majorana non è una persona qualsiasi. Presso il nuovo indirizzo, Majorana partecipa alle ricerche sul modello atomico a cui stava lavorando Fermi, fino a teorizzare l'esistenza di un protone a carica neutra. Lo fa molto prima di James Chadwick, che pubblica uno studio con simili conclusioni nel 1935, guadagnando grazie a questi il Nobel per la fisica. Majorana è restio a partecipare alla vita dei ricercatori e agli sforzi di gruppo preferisce lavorare in solitaria, anche a costo di non pubblicare le sue scoperte. Frequenta l'istituto regolarmente per anni, fino a laurearsi con il massimo dei voti nel 1929. È in questo periodo che Laura Fermi lo conosce e scrive di lui. Lo descrive come molto timido e riservato, un fumatore accanito che prende appunti sui pacchetti di sigarette finiti per poi esporle ai colleghi in modo febbrile. Majorana svolge ricerche in molti campi, ma raramente pubblica i suoi risultati, fino a quando i colleghi, tra cui Enrico Fermi, lo convincono a partecipare a un concorso pubblico. In palio c'è un sussidio per recarsi in Germania e in Danimarca, dove la storia della scienza sta venendo scritta da Heisenberg e Bohr. Majorana si lascia convincere e, vinta la borsa di studio, lascia Roma nel gennaio del 1933. La prima tappa è a Lipsia, dove Werner Heisenberg insegna. I due si incontrano e si confrontano e Majorana ottiene il supporto del docente per la pubblicazione di un articolo su una rivista scientifica. Questo contiene alcune correzioni alle ultime teorie dello scienziato tedesco. La tappa successiva è a Copenaghen, dove Majorana conosce Niels Bohr, mentore di Heisenberg e padre degli sviluppi della fisica contemporanea. In questo periodo, Ettore non smette di scrivere ai genitori e ai colleghi di via Panisperna, ed è in queste lettere che si possono leggere le sue impressioni sul mondo che sta scoprendo, ma anche su un altro fenomeno che ha poco a che fare con la scienza. Majorana infatti arriva a Lipsia negli ultimi giorni della Repubblica di Weimar. Tra le parole che scrive c'è questo passaggio. Lipsia, che era in maggioranza socialdemocratica, ha accettato la rivoluzione senza sforzo. Cortei nazionalisti percorrono frequentemente le vie centrali e periferiche, in silenzio, ma con aspetto sufficientemente marziale. Rare le uniformi brune, mentre campeggia ovunque la croce uncinata. La persecuzione ebraica riempie di allegrezza la maggioranza ariana. Il numero di coloro che troveranno posto nell'amministrazione pubblica e in molte private, in seguito all'espulsione degli ebrei, è rilevantissimo, e a questo spiega la popolarità della lotta antisemita. A Berlino, inoltre, 50% dei procuratori erano israeliti, di essi 1/3 sono stati eliminati. Gli altri rimangono perché erano in carica nel 1914 e hanno fatto la guerra. Negli ambienti universitari, l'epurazione sarà completa entro il mese di ottobre. Il nazionalismo tedesco consiste in gran parte nell'orgoglio di razza. In realtà non solo gli ebrei, ma anche i comunisti e in genere gli avversari del regime vengono in gran parte eliminati dalla vita sociale. Nel complesso, l'opera del governo risponde a una necessità storica: far posto alla nuova generazione che rischia di essere soffocata dalla stasi economica. Seguono altre lettere, in cui Majorana esprime in modo ambiguo il suo parere sulla transizione all'ideologia totalitarista. Scrive fino al suo ritorno a Roma nella seconda metà del 1933. Al suo ritorno nella capitale, Majorana smette di frequentare l'istituto di via Panisperna. I suoi amici e colleghi notano in lui un cambiamento. Ettore non fa più alcuno sforzo di partecipare alla vita pubblica.
non elabora il motivo di una simile decisione, ma se fino a poco prima era semplicemente introverso, ora diventa un recluso. Mentre Enrico Fermi lavora alla ricerca che presto gli farà ottenere il Nobel per la fisica, Majorana non vede la luce del sole. Laura Fermi attribuisce questo brusco cambiamento anche a un evento drammatico che aveva colpito la famiglia del giovane. Un cuginetto di Ettore aveva perso la vita in un incendio nella culla. Del fatto era stato accusato uno zio del giovane fisico, che apparentemente si era preso l'onere di seguire gli sviluppi dell'inchiesta e dimostrare l'innocenza del parente. Poco dopo, un altro forte evento segna l'esistenza del giovane scienziato. Nel 1934, il padre di Ettore si spegne. Il periodo di reclusione di Majorana continua per anni senza variazioni, fino al concorso per la cattedra di fisica del 1937. In quell'anno, lo Stato apre al pubblico un concorso per l'assegnazione di 3 cattedre universitarie per l'insegnamento della materia, tra cui quella di Roma. Sono posti contesi e la competizione è serrata. Tra i concorrenti ci sono Giancarlo Wick, Giovanni Gentile Jr. I meriti accademici di Majorana supererebbero quelli di tutti e 3, ma il suo apparente disinteresse per la materia sembra escluderlo dalla gara. Proprio in quell'anno, però, riprende le ricerche e pubblica uno dei suoi lavori più rivoluzionari, la teoria simmetrica dell'elettrone e del positrone. La commissione riconosce la sua statura eccezionale e gli concede la cattedra di Napoli in via straordinaria all'esterno del concorso. Majorana accetta l'incarico e si trasferisce nella città, dove incomincia a insegnare nel novembre 1937. Ettore Majorana insegna agli studenti per diversi mesi. Si avvicina al collega Antonio Carrelli, con cui si confronta spesso. Forse su suo consiglio, decide di prendersi qualche giorno di riposo e organizza il suo viaggio per Palermo. Il 25 marzo, il giovane professore esce dall'Hotel Bologna e scompare per sempre. Le lettere e il telegramma inviato ai colleghi arrivano a destinazione e gettano la famiglia Majorana nella confusione. Una frase, contenuta nel messaggio ai familiari, fa pensare al peggio. Ho un solo desiderio, che non vi vestiate di nero. Ettore Majorana, ordinario di fisica teorica all'Università di Napoli, è misteriosamente scomparso dagli ultimi di marzo. Di anni 31, alto metri 1,70, snello, capelli neri, occhi scuri, una lunga cicatrice sul dorso di una mano. Chi ne sapesse qualcosa è pregato di scrivere all'RPE Marianecci, Viale Regina Margherita 66, Roma. Questo è il contenuto dell'inserzione nella rubrica Chi l'ha visto della domenica del Corriere. Le indagini iniziano e si concludono e in seguito interviene la famiglia, che fa il possibile per ottenere la riapertura del caso e di trovare una risposta alla domanda di cos'è successo al giovane congiunto. Negli anni, intellettuali curiosi si interessano alla vicenda ed elaborano diverse teorie per provare a spiegarla. Queste sono tutte le ipotesi formulate sulla scomparsa di Ettore Majorana. Se questo è il genere di video che sperate di trovare quando aprite YouTube, vi invito a iscrivervi e lasciare un commento. Grazie a tutti quelli che si stanno abbonando al canale. Mostrerò i vostri nomi alla fine del video. Detto questo, possiamo proseguire. Le forze dell'ordine si basano sui fatti e su quello che possono osservare. I messaggi lasciati da Majorana lasciano pochi dubbi sulle sue intenzioni, e una volta che questi fallisce di contattare amici e familiari, la pista più plausibile diventa quella del gesto estremo nel viaggio di ritorno da Palermo. La causa sarebbe un forte trauma emotivo, come potrebbe essere il decesso del padre, e l'evento scatenante sarebbe invece da individuare nel passato più recente. Si ipotizza che la risposta sia il mancato conseguimento della cattedra di fisica teorica a Roma, a cui Ettore ambiva. Alcuni contemporanei, infatti, suggeriscono che il concorso per la cattedra fosse in realtà truccato. Il comitato, consapevole del disinteresse verso la fisica di Majorana, non lo aveva incluso nella selezione di possibili docenti e aveva dovuto trovare una soluzione quando il giovane si era invece candidato. L'assegnazione della cattedra di Napoli era quindi stata un ripiego. Majorana, già affetto da un episodio di depressione, avrebbe visto in questo la futilità di seguire le proprie aspirazioni e avrebbe quindi deciso di terminare la propria esistenza. Per chi non crede alla teoria del gesto estremo, l'unica alternativa è quella di un allontanamento che può essere stato volontario o meno. Alcuni guardano al suo soggiorno a Lipsia e al contenuto delle lettere che Majorana aveva spedito da lì. In queste, alcuni vedono una fascinazione per la società e la nuova ideologia tedesche. Diverse fonti suggeriscono che nel periodo precedente la scomparsa,
Majorana fosse ossessionato dal conflitto imminente e avesse cominciato a usare la sua mente per calcolare il probabile vincitore. Il risultato sarebbe stata la decisione di congedarsi dalla vita scientifica italiana e unirsi agli sforzi dei suoi pari in Germania. Anche Leonardo Sciascia valuta la persona oltre al genio e nel suo libro La scomparsa di Majorana suggerisce la teoria del ritiro monastico. Più precisamente, secondo lui, Majorana avrebbe indossato il saio presso il monastero di Serra San Bruno in Calabria. Si dice che qui, qualche anno più tardi, avesse cercato rifugio anche Paul Tibbets, il pilota che aveva sganciato Little Boy sul cielo di Hiroshima. Sciascia guarda al passato di Majorana e alla sua formazione presso l'Istituto Gesuita di Roma. Guarda alla sua condizione di credente e alla sua spiccata capacità di anticipare il progresso scientifico. Il giornalista sostiene che Majorana avesse intuito a cosa i suoi studi avrebbero presto portato e avrebbe scelto di ritirarsi per non essere parte di un simile futuro. Nel suo libro racconta di come uno dei frati avrebbe confidato tempo prima che tra le mura del monastero si sarebbe nascosto uno scienziato famoso. Negli anni 70, tra le strade di Mazara del Vallo in Sicilia, appare un senzatetto in età avanzata che sostiene di chiamarsi Tommaso Lipari. L'uomo ha una cicatrice sulla mano destra e si appoggia su di un bastone che riporta la data di nascita di Ettore Majorana. Alcuni abitanti del paese sostengono che Lipari abbia grandi doti matematiche e aiuti i ragazzini a svolgere i compiti della materia. Dopo il suo decesso nel 1973 spunta anche un testimone che ammette che Lipari gli avrebbe confidato in segreto di essere in realtà Ettore Majorana. Stefano Roncoroni è uno dei discendenti della famiglia Majorana e si appassiona al caso. Usa le sue connessioni con i parenti per ottenere rivelazioni a cui il pubblico non ha accesso e pubblica diversi libri su quello che arriva a scoprire. Salvatore, il fratello di Ettore, gli avrebbe confidato che la famiglia era riuscita a rintracciare lo scomparso in Sicilia nel 1939, ma non era riuscita a convincerlo a tornare alla sua vita precedente. La ragione non sarebbe chiara. Majorana sarebbe stato affetto da tubercolosi, una patologia all'epoca incurabile, e avrebbe cercato cure in un monastero. Oppure sarebbe stato segretamente omosessuale, caratteristica che avrebbe reso impossibile la sua convivenza con i parenti. L'epilogo sarebbe stato comunque lo stesso, ovvero il suo decesso nel 1939. La famiglia aveva poi deciso di rispettare la sua volontà e non rivelare la sua fine, non smentendo mai nessuna delle ipotesi sulla scomparsa. A queste teorie si aggiunge quella della congiura dei fisici e della macchina di Majorana. La prima parte di questa ipotesi vede diverse menti coeve al fisico di Catania vedere in lui un rivale troppo pericoloso e escogitare un piano per eliminarlo dalla scena scientifica internazionale. Una variazione di questa teoria, supportata dall'imprenditore Rolando Pellizza, vede Majorana ritirarsi in un monastero per nascondere le sue scoperte al mondo, per il timore di cosa queste avrebbero potuto causare. L'imprenditore avrebbe incontrato il genio siciliano sotto falso nome e lo avrebbe aiutato a creare la macchina di Majorana, un dispositivo dalle potenzialità mai chiarite, che avrebbe però rappresentato un enorme pericolo per il solo fatto di esistere. Nel 2008 Francesco Fasani, un italiano che era emigrato in Venezuela negli anni 50, raggiunge la trasmissione Chi l'ha visto e mostra una foto di sé e di un certo signor Bini per le strade di Caracas. Fasani era emigrato in Venezuela nel 1955 e qui aveva iniziato a svolgere la professione di meccanico. Aveva conosciuto un certo signor Carlo, una figura di riferimento per la comunità di italiani nel paese, che gli aveva fatto poi conoscere a sua volta il signor Bini. Fasani descrive il signor Bini come un uomo sulla cinquantina molto riservato e non molto incline a frequentare la comunità di connazionali. Fasani gli avrebbe fatto da autista in diverse occasioni e lo avrebbe aiutato a pulire la sua auto, spesso piena di appunti personali e fogli pieni di calcoli complessi. Proprio durante la pulizia dell'auto, Fasani avrebbe trovato una cartolina che Quirino Majorana aveva spedito a Edwin Grant Conklin nel 1920. In seguito, il signor Carlo gli avrebbe rivelato che in realtà Bini era Ettore Majorana, il genio scomparso. Come prova finale di questo epilogo, Fasani fornisce anche una foto scattata assieme all'uomo in questione. Il signor Bini si sarebbe sempre opposto a farsi ritrarre in foto, ma avrebbe accettato un'eccezione come ringraziamento per un prestito ricevuto da Fasani. Questa foto viene esaminata da Iris di Parma,
e la loro perizia viene poi usata dalla Procura di Roma nel 2015. Questa stabilisce che il signor Bini fosse proprio Ettore Majorana e sancisce che si sia allontanato volontariamente per terminare la propria vita in America Latina. Il caso viene chiuso e considerato come risolto. Nello stesso anno, un testimone anonimo riferisce all'ANSA di aver incontrato Ettore Majorana a Roma negli anni '80. All'epoca, il fisico viveva apparentemente in condizioni di indigenza e sosteneva di avere la soluzione dell'ultimo teorema di Fermat. Si tratta di un quesito matematico all'epoca irrisolto, su cui si erano cimentati e avevano fallito i matematici più illuminati degli ultimi secoli. A favorire l'incontro tra il testimone e il senzatetto geniale sarebbe stato Luigi Di Liegro, fondatore della Caritas di Roma. Il senzatetto, identificato da lui come Majorana, era deceduto nel 1997. Queste erano solo le teorie principali sulle sorti del genio svanito nel nulla. Chi segue questo canale da tempo sa quale parte ci aspetta ora, quella in cui valutiamo tutte le ipotesi e proviamo a individuare quella più solida. Mi rendo conto di quanto questo caso sia divisivo e già nei commenti di altri video ho riscontrato quanto in molti abbiano già diverse teorie a riguardo. Quanto segue sono le mie considerazioni basate sulle prove a cui ho accesso e sui limiti del mio intelletto. Come sempre, siete liberi di dissentire ed esprimere il vostro parere nei commenti e vi prego di tenere presente che non sono qui per imporre le mie idee, ma per raccontare una delle storie più affascinanti che ho avuto la fortuna di scoprire. Chiunque abbia visto più di qualcuno dei miei video avrà ormai familiarità con il mio scetticismo. Voglio quindi cominciare parlando di una delle teorie che ritengo meno verosimili, ovvero quella della congiura dei fisici. Come sappiamo, Majorana scompare in un momento di grande sconforto, in cui non ha ottenuto la cattedra più ambita nel settore della fisica e dopo anni di seminatività accademica. La sua proverbiale incompatibilità con questo mondo lo ha portato inoltre a pubblicare raramente i suoi risultati, e questi dettagli, nel loro complesso, lo rendono forse uno dei rivali meno temibili. La storia della macchina di Majorana, inoltre, non è supportata da nessun dato certo, così come non esiste una descrizione dettagliata del dispositivo. L'imprenditore che lo avrebbe aiutato a realizzarla ne avrebbe descritto le caratteristiche, avrebbe avuto il tempo e le risorse di scrivere un libro sulla vicenda, ma per qualche motivo non avrebbe più le competenze di ricreare un simile macchinario. Infine, se la macchina e le sue presunte capacità erano ragione valida per eliminare Majorana, non si spiegano le sorti di Oppenheimer, che ha realizzato un dispositivo altrettanto rivoluzionario di cui però esistono prove concrete. Riconosco il fascino narrativo di questa storia, ma non posso non notare le somiglianze tra questa e le leggende simili che circondano tutti i grandi geni della storia, da Nikola Tesla e il suo raggio, fino ad Archimede e i suoi macchinari distrutti dai Romani. La narrazione di Stefano Roncoroni è plausibile e apparentemente basata su fonti autorevoli, ma soffre di alcuni punti deboli. L'uomo ha pubblicato molti libri sulla questione, a partire dal 2013, e le dichiarazioni contenute in questi sono attribuite a persone non più in vita. Salvatore Majorana, fratello di Ettore, è deceduto nel 1972, molti anni prima dell'uscita del primo libro sulla vicenda, ed è quindi impossibile verificare se abbia veramente affermato quanto riportato da Roncoroni. La presunta omosessualità o tubercolosi di Majorana sono inoltre possibilità mai confermate, di cui non esistono né indizi né prove, e possono quindi essere considerate solo come speculazioni. Se infine queste dichiarazioni fossero tanto autorevoli quanto afferma l'autore del libro, un volume sarebbe bastato. Per qualche motivo, però, lo stesso ne ha pubblicati altri 2. La teoria del senzatetto è molto affascinante perché attinge all'immaginario collettivo del genio sotto mentite spoglie. Su Tommaso Lipari ho però trovato diverse affermazioni contrastanti. Alcune riportano che nel bastone fossero incise le iniziali di Majorana, altre la data di nascita. Majorana quindi avrebbe escogitato un piano così complicato, sposato una scelta così radicale, per poi tradirsi con del simbolismo autoreferenziale. Che un senzatetto sapesse aiutare con la matematica di elementari e medie, inoltre, non è sufficiente a provare doti fuori dal comune. A supporto di questa teoria si dice inoltre che al suo funerale avrebbero partecipato troppe persone per essere stato solo un senzatetto, in un tentativo molto frequente in questa vicenda di provare una teoria con un aneddoto non confermato. La rivelazione sull'identità di Lipari da parte di un abitante di Mazara, naturalmente, è postuma. Infine, della storia si era interessato anche il procuratore di Marsala dell'epoca, ovvero Paolo Borsellino.
Il magistrato aveva chiesto una perizia calligrafica tra la grafia di Lipari, arrestato per un reato minore, e quella di Majorana. L'esito era stato negativo. Ancora più difficile da sostenere è la testimonianza anonima di un uomo a Roma. Questi riporta che il senzatetto da lui incontrato aveva la soluzione del teorema di Fermat, ma non la fornisce. Prova anche lui a rafforzare la sua credibilità tirando in ballo un personaggio autorevole, nel suo caso il fondatore della Caritas di Roma. Questa tecnica retorica non è sconosciuta neanche ai più razionali tra gli intellettuali e risponde alla necessità di confermare una teoria in mancanza di prove. L'autorevolezza di una persona, però, non è sufficiente a provare nulla. L'ipotesi della fuga in Germania si basa solo su una particolare interpretazione delle lettere inviate da Majorana durante il suo soggiorno a Lipsia. All'epoca, il ragazzo aveva 26 anni e per quanto brillante avrebbe potuto benissimo lasciarsi affascinare da un'ideologia, esattamente come è successo a milioni di cittadini nello stesso periodo. Spesso si commette l'errore di pensare che una persona brillante in un campo lo sia anche in tutti gli altri aspetti della vita. Le cose però, sovente, non stanno così. Va però precisato che Ettore Majorana aveva una formazione classica, pesava molto le parole e soprattutto, in quanto ricercatore presso un istituto pubblico, era perfettamente al corrente delle conseguenze del pensiero. Veniva da uno stato in cui un regime analogo a quello tedesco esisteva già dal 1922, in cui la corrispondenza veniva regolarmente controllata e in cui anche altri intellettuali mascheravano le proprie opinioni per tutelare se stessi. Interpretare le sue lettere come rappresentazione completa del pensiero di Majorana è una semplificazione che non tiene conto della realtà storica. Un dettaglio importante di questa teoria è la completa assenza di Majorana nell'operazione Paperclip. Verso la fine della guerra, infatti, gli Stati Uniti hanno garantito l'amnistia a tutti gli scienziati tedeschi che accettassero in cambio di fornire loro i propri servizi. La loro esistenza e nuove identità, però, sono in seguito emerse. Il più celebre fra tutti è il caso di Werner von Braun. La mente al centro dello sviluppo aerospaziale statunitense era stata anche alla base dei razzi V2, che avevano devastato Londra. Tra le carte e le nuove identità non è mai spuntato nessuno che potesse essere Majorana, e lo stesso vale per la controparte sovietica. Restano le possibilità di un decesso antecedente al 1945 o una fuga in America Latina tramite la via dei ratti. Si tratta però di ipotesi speculative prive di prove, formulate per rispondere a una necessità narrativa una volta che si decide di supportare questa teoria. Il 25 marzo 1938 Ettore Majorana ha preso un traghetto e esternato la sua intenzione di togliersi la vita in una lettera. Dedurre che abbia agito su queste intenzioni sembra quindi logico. Quello stesso giorno, però, ha anche recuperato il passaporto e ritirato 5 stipendi arretrati che fino a quel momento non si era curato di prendere, entrambi inutili per qualcuno che sta per togliersi la vita. Una salma non è mai stata trovata, nonostante la corrente faccia spesso recuperare i resti di chi perde la vita in mare. Un simile gesto, inoltre, è controverso per una persona che a tratti alterni in questa storia è più o meno religiosa a seconda del narratore. Infine, nessun passeggero ha notato nulla di strano durante la tratta di ritorno da Palermo, che è sì avvenuta di notte, ma pur sempre in un piroscafo dotato di personale di bordo, attivo durante tutta la tratta. Poco chiaro sembra anche il movente. Se è sicuramente possibile che Majorana stesse attraversando un periodo di depressione, è altrettanto vero che le sue ultime scelte sembrano suggerire una ripresa, più che un peggioramento. Dopo anni di attività latente, pubblica uno dei suoi lavori più importanti e si propone per un'attività di sua iniziativa, dopo aver passato anni da recluso a evitare ogni evento sociale. Alcuni sottolineano che sperasse di ottenere la cattedra di Roma e avesse visto quella di Napoli come un ripiego. Provano anche a suggerire che questa sua delusione si fosse protratta nei primi mesi di insegnamento. A riguardo però non esistono testimonianze. Nella sua ultima lettera a Carrelli, Majorana menziona gli studenti che ha imparato a conoscere e riserva per loro parole positive. Per quanto alla luce di queste considerazioni la teoria del gesto estremo rimanga possibile, rimane poco probabile. Tra il materiale che ho letto per preparare questo video c'è anche il saggio La scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia. Se il testo comincia in modo razionale e dimostra la ricerca certosina svolta dal giornalista siciliano, molto presto mette da parte le argomentazioni e diventa un'opera narrativa basata su opinioni e speculazioni date per vere. Sciascia, come molti, deduce che la causa della scomparsa è stata probabilmente l'intuizione di Majorana che presto lui e i suoi colleghi sarebbero stati chiamati a creare un'arma
A questa però associa altre deduzioni. Sostiene che il fisico si sia ritirato in un monastero per via della propria fede, confermata dalla sua frequentazione del Massimiliano Massimo, e per la disillusione verso il mondo. Frequentare un istituto di gesuiti da adolescente non attesta una fede certa e duratura, ma solo di avere accesso a risorse economiche fuori dal comune e un'attitudine accademica. È inoltre poco probabile che la famiglia Majorana gli avesse lasciato scegliere per sé a un'età così acerba e in un'epoca lontana dall'emancipazione giovanile. È altrettanto vero che non occorre un'etica religiosa per inorridire la possibilità della creazione di un'arma di distruzione di massa. Negli anni, diverse persone hanno riferito l'ubicazione del monastero scelto da Majorana per ritirarsi dalla vita pubblica. Tutte ne hanno indicato uno diverso. Per rafforzare la sua deduzione, però, Sciascia riferisce che nella certosa di Serra San Bruno si sarebbe ritirato anche Paul Tibbets, il primo a sganciare l'arma temuta da Majorana, in un curioso gioco del destino. Tibbets ha avuto una lunga carriera pubblica documentata, dove non c'è spazio per un ritiro così estremo. Si tratta quindi di un'informazione falsa. Infine, anche Sciascia usa un aneddoto per comprovare la sua teoria e parla di un amico, un direttore di un giornale. Questi è quindi da ritenersi autorevole per via della sua professione. L'amico avrebbe scoperto il monastero di Serra San Bruno nel 1945, ovvero decenni prima della stesura del libro, e avrebbe ricevuto le confidenze riferite poi da Sciascia. Tralasciando l'ennesimo discorso sulla fallibilità della memoria umana, anche ammesso fosse vero che uno scienziato famoso avesse cercato rifugio tra le mura del monastero, saltare alla conclusione che possa trattarsi solo di Majorana è un balzo logico per trovare un finale a un libro, senza curarsi di argomentarne la tesi. In modo molto conveniente, il frate con cui si confronta il giornalista non può rivelare nulla, e così l'autore usa il suo talento narrativo per riempire gli spazi lasciati dal silenzio del suo interlocutore. Arriviamo all'ultima teoria rimasta, quella della fuga in Venezuela. Questa recupera molti elementi da altre teorie e aggiunge a questi alcune prove concrete. La giustizia italiana inoltre l'ha confermata, chiudendo una volta per tutte il caso. Ma le cose stanno veramente così? Le perizie utilizzate per confermare l'identità del signor Bini si basano su una sola fotografia di qualità modesta e una cartolina. Queste sono state ritenute sufficienti dagli inquirenti, assieme alla testimonianza del signor Fasani. Il signor Bini viene descritto da lui come riservato, non ama spendere tempo con altri italiani perché è Majorana e sa che questi potrebbero riconoscerlo. Fasani però gli fa da autista e ha il suo permesso di curiosare fra i suoi effetti personali. Inoltre lo incontra grazie al signor Carlo, un altro italiano, da alcuni ritenuto come un punto di riferimento dell'intera comunità di emigrati. Questi sa addirittura della vera identità di Bini e la rivela a un meccanico di paese per nessun motivo apparente. Per essere una persona restia a frequentare connazionali, il signor Bini non è certo abile a scegliere i pochi con cui trascorrere il suo tempo. Di lui si dice inoltre che non vuole mai farsi fotografare, perché ancora una volta è Majorana, ma un opportuno debito economico lo mette in condizioni di necessità. Fasani, come pegno, chiede una foto con lui, per vezzo, o forse per sfregio della sua volontà. Bini non solo acconsente, ma si mette in posa e sorride. Cosa mai potrà succedere, si dice. Poi però, quello che sperava non succedesse, si verifica, e Fasani rivela la sua vera identità al paese intero, giusto 40 anni dopo i fatti. Il fatto che Bini avesse con sé la cartolina inviata da Quirino Majorana a uno zoologo statunitense negli anni 20 fuga ogni dubbio rimasto, perché è normale per un individuo recuperare la posta che i familiari inviano in un altro continente. Solo un parente, infatti, potrebbe recuperare una simile corrispondenza, per poi dimenticarla in auto come fosse carta straccia. In aggiunta, Bini aveva con sé appunti disordinati che riempivano l'abitacolo della vettura, al punto di dover richiedere l'aiuto di un pericolosissimo italiano per liberarsene. Non molte persone sarebbero in grado di dedurre da appunti scritti a mano il grado di complessità matematica che questi riportano, ma per fortuna il signor Fasani ha questa capacità. È quindi possibile che si tratti della tanto agognata soluzione, e non dell'ennesimo tentativo, di costruire una narrazione ad arte per unire tutti i puntini e attirare un po' d'attenzione? Tra le due possibilità, purtroppo, sono più propenso per la seconda. La scomparsa di Ettore Majorana è un puzzle affascinante a cui è difficile resistere. Il motivo è il soggetto al suo centro, un genio promettente che scompare al culmine della carriera subito prima di un enorme conflitto, e allora nascono mistificazioni, dicerie e leggende che travolgono Majorana come travolgono qualunque persona fuori dal comune che attraversi la coscienza collettiva. Ettore Majorana però non è un genio incompreso o un personaggio mitologico, è una persona,
e come tale ha reagito ad eventi e ha preso decisioni. Facciamo quindi molti passi indietro e proviamo a ricostruire quello che probabilmente è successo in quella sera del marzo 1938. Quanto segue è come ritengo siano probabilmente andate le cose. Ettore Majorana è un bambino prodigio nato in una società conservatrice e reazionaria. Viene indirizzato nel percorso di studi dai familiari, come qualsiasi altro membro di famiglie prestigiose. Questi ignorano lo spiccato talento per la matematica del ragazzo e lo iscrivono al liceo classico. Frequenta anche l'istituto gesuita, forse per un innato senso di fede personale, o forse perché gli è stato detto di farlo. Ettore cresce e rispetta le aspettative, finendo le superiori in anticipo. Si iscrive a ingegneria perché, come molti individui geniali, non ha scelto il proprio talento e non sa cosa farne. Cerca il percorso di minima resistenza e segue le orme del padre. Conosce Emilio Segre, che più avanti otterrà a sua volta il Nobel per la fisica. È un ragazzo altrettanto brillante e si lascia convincere da lui a cambiare percorso di studi. Ha un incontro con Fermi, che in molti, anni dopo la scomparsa, hanno poi romanzato per rafforzare la storia del genio incompreso a giochi fatti. Conosce anche Laura Fermi, che non è presente alle lezioni in via Panisperna o a qualsiasi momento della vita privata di Ettore, ma di lui scrive ugualmente anni più tardi, dando inizio alla serie di libri sulle sorti del genio scomparso. Esempio nel passaggio citato anche da Sciascia, in cui Laura racconta di Ettore pensoso sul tram, che prende appunti su un pacchetto di sigarette dopo essere stato folgorato da un'idea, nonostante fosse appunto da solo, e non ci fossero testimoni per attestare l'evento. A via Panisperna, il talento naturale di Majorana traspare subito. I suoi colleghi conoscono il suo potenziale e lo spronano a pubblicare più spesso i suoi risultati, ma Ettore è restio. Sciascia ipotizza un suo latente disprezzo per la scienza, in cui non aveva scelto di essere versato, ma la verità è che non c'è dato saperlo. Qualsiasi psicanalisi del soggetto, attraverso i pochi scritti che ci sono arrivati, può condurre solo a una visione parziale e faziosa della sua personalità. Tutto cambia solo quando gli si presenta la possibilità di ottenere dei fondi e conoscere Heisenberg e Bohr. Majorana esce dal suo guscio e va in Germania. Qui rompe le pareti del proprio microcosmo e racconta quello che vede. È consapevole del contesto geopolitico e non esprime pareri troppo critici. Ne sono conferma le successive ricerche autorizzate da Arturo Bocchini, che tra le tante cose era un uomo dell'Ovra, la polizia politica di Mussolini. Nulla nei loro fascicoli li porta a ritenere Majorana un soggetto pericoloso e allo stesso tempo pensare a simpatie per la Germania. All'estero Majorana si confronta con molte menti e si rende conto di quanto anche il lavoro degli scienziati più illuminati sia subordinato al volere delle nazioni. Conosce i suoi idoli e, come spesso accade in queste situazioni, ne conosce anche i limiti. Quando rientra in Italia, qualsiasi cosa a cui lui stesse lavorando gli sembra frivola. Perde interesse per la fisica e a questo si aggiungono drammi personali. La storia del cuginetto spirato in un incidente è un artificio, ennesima prova dell'inattendibilità di Laura Fermi. Un evento simile era accaduto davvero, ma la vittima non era un parente stretto di Ettore e lui non aveva certo recitato una parte nella procedura. Il processo, inoltre, era terminato nel 1932 e non può quindi essere la causa del cambiamento di Majorana, che era partito per la Germania solo un anno più tardi. Il giovane è un visionario, deduce l'esistenza dei neutrini con anni di anticipo. Forse arriva a immaginare le armi atomiche, ma probabilmente non lo fa in questo momento. Vede il servilismo della scienza verso la politica e questo gli basta. Passa anni così, a concentrarsi solo su quello che gli interessa, perché ha i mezzi per permettersi di farlo. Poi succede qualcosa. Forse vede nel concorso per la cattedra un modo per rivalersi di un sistema che ritiene corrotto, o forse, semplicemente, vede nell'insegnamento una possibile svolta per la propria esistenza. Pubblica il suo ultimo lavoro e si candida. Forse lo fa perché vuole ottenere la cattedra di Roma, o forse perché, come sempre, qualcuno gli suggerisce di farlo. Quando poi gli offrono un posto a Napoli, accetta. Lo fa perché nella sua vita ha sempre assecondato il volere e le aspettative degli altri. Lo ha fatto con la scelta dell'università e poi nel passare a fisica. Si è lasciato convincere da Fermi a viaggiare in Germania e poi a pubblicare qualcosa da Heisenberg. È solo l'ennesima scelta guidata. Si trasferisce a Napoli, ma non prende una sistemazione definitiva. Non si cura neanche degli stipendi, che si accumulano, mentre lui sopravvive. Forse è convinto che quella sia solo una sistemazione temporanea. Incontra i colleghi, tra cui Carrelli, con cui stringe un'amicizia, e impara a conoscere i suoi studenti. Nel frattempo, la comunità internazionale condanna l'aggressione italiana in Etiopia, di fatto spingendo Roma verso Berlino.
Quando poi la Germania annette l'Austria all'inizio di marzo, la stessa fallisce di rispondere adeguatamente all'evento. Agli occhi di Majorana, come a quella di molti altri cittadini, il futuro appare chiaro. Enrico Fermi si trasferirà negli Stati Uniti solo qualche mese più tardi, dopo la proclamazione delle leggi razziali in Italia, così come Emilio Segre e altri ragazzi di via Panisperna. Majorana si rende conto di dove il continente stia andando, o forse, nella sua mente, vede l'immagine dell'ombra di un uomo proiettata per sempre su un brandello di muro e inizia a preparare la sua fuga. Non ha intenzione di continuare a fare quello che gli riesce meglio. Non ha bisogno di contatti e delle protezioni di alcun governo. Vuole solo sottrarsi dall'equazione e condurre una vita lontana da scelte così ciniche. Il 25 marzo recupera il suo passaporto, quasi scaduto, e ritira quanti più contanti possibili. Lo fa perché ne ha bisogno per il suo piano. Lo fa perché non ha nessuna intenzione di compiere un gesto estremo. Lascia una lettera per i familiari e ne invia una a Carrelli. Sa che se verrà dato per deceduto, nessuno lo verrà mai a cercare e vuole risparmiare alla famiglia il dolore costante di saperlo scomparso. Così fa il possibile per confondere le acque. Si imbarca per Palermo e una volta arrivato invia un telegramma all'amico Carrelli. Nel farlo, prova di essere ancora vivo. Scrive di nuovo su della carta intestata dell'Hotel Sole per ribadire di essere arrivato a destinazione e suggerisce che probabilmente invierà la stessa una volta tornato a Napoli. Perché non farlo di persona? Una volta a Napoli potrà semplicemente chiarire tutto a parole a Carrelli, ma per qualche motivo preferisce usare l'inchiostro. Il motivo è perché non ha nessuna intenzione di tornare a Napoli. Acquista un biglietto di ritorno e lo cede a un passante qualsiasi. È il 1938 e Majorana è famoso, ma non così famoso, e solo per una frazione molto specifica della popolazione. Se forse qualcuno ha sentito il suo nome alla radio, in pochi sanno che aspetto abbia. Un testimone sostiene di aver viaggiato con un inglese e Majorana sul piroscafo postale, ma probabilmente li confonde e non conferma che l'altro italiano fosse proprio Majorana. Dopodiché il fisico scompare. È ancora in Sicilia e ha con sé passaporto e contanti. Acquista un biglietto per qualche meta lontana e se ne va dall'Italia. Vuole raggiungere un posto remoto in cui confondersi tra la gente normale. Non ci sono molti posti in cui il suo volto non sia noto dopo la scomparsa e allo stesso tempo il suo aspetto caucasico non lo distingua troppo dalla folla. Va in America Latina, lontano dal conflitto che a breve travolgerà tutti gli altri continenti. Rimane qui e forse si sposta spesso, almeno all'inizio. Evita i connazionali e si trova un lavoro normale. È arrivato all'ultimo anno di ingegneria e vive in un'epoca in cui attestati e fogli di carta contano meno delle competenze effettive. Esercita la professione e si guadagna decentemente da vivere. Osserva il conflitto da lontano e forse fa un sorriso amaro quando il suo timore più grande si manifesta per 2 volte nell'agosto del 1945. Nel frattempo, la polizia lo dà per deceduto e le sue ricerche passano in mano alla famiglia. Questi non accettano la sua dipartita e raccolgono quante più prove possibili per far riaprire il caso. Non partono dal presupposto di scoprire la verità, ma di provare la loro teoria, compromettendo sin da subito le loro ricerche. Credono a testimonianze mai confermate e riferite a distanza di mesi, e vedono Ettore aggirarsi per le strade di Napoli. Lo immaginano vivo e vegeto, ma per qualche motivo lui non li contatta. L'unica spiegazione allora è che abbia scelto di ritrarsi in un convento, unica verità che sono disposti ad accettare, perché Ettore non ha mai fatto nulla contro i valori che condividevano. Majorana finisce la sua vita così, lontano da quel mondo di pressioni che vanno in tutte le direzioni, senza mai chiedere il suo parere. Forse si spegne in tarda età, o forse molto prima, per via del vizio delle sigarette, ma non torna mai sui suoi passi e non si cura mai di riconnettersi con i suoi cari. Non scatta mai una foto con un meccanico italiano e non recupera vecchie cartoline dello zio. Ettore Majorana scompare per sempre e con lui la soluzione finale del suo caso, che rimane un enigma irrisolto come l'ultimo teorema di Fermat. Con la sua intelligenza, una volta che avesse deciso di scomparire o di far scomparire il suo cadavere, Majorana ci sarebbe certo riuscito. Enrico Fermi. Questa era la storia di Ettore Majorana, il genio che si è sottratto alla storia. Grazie per aver guardato il video fin qui. Io vi lascio un saluto e al prossimo mistero. La scomparsa di Ettore Majorana è dove è nata la mia passione per i misteri irrisolti. Di lavori eccellenti su questo caso ce ne sono molti, ma ho sentito lo stesso la necessità di raccontare la sua storia. Ho fatto questo video per me.